Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Per chi ancora non mi conosce, io sono Paolo, iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sui prossimi video. Oggi ascoltiamo una canzone, una cover fatta dai Pentatonix, famosa canzone Shallow di Lady Gaga, che avete consigliato. Io l'ascolto ovviamente molto volentieri e voglio poi sentire anche i vostri commenti sotto il video. Cominciamo subito. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? What are you needing, boy? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I feel myself. Allora, intanto per quanto riguarda la scenografia parliamo alla fine, perché voglio anche la vostra opinione sulle scelte che hanno fatto. Per quanto riguarda questa parte iniziale, ovviamente bello il violoncello, sta molto bene con la loro voce, con il coro. Devo dire che la voce di Scott rispetto alle altre cose che ho sentito mi sembra che sia un pochino più matura, è un pochino più grintosa, c'è quel un po' di rauco nella voce ogni tanto che lui mette appositamente, che la rende un pochino più colorata, quindi mi fa molto piacere di vedere quello che per me è un miglioramento, poi è un'opinione mia ovviamente. Se volete vedere altre reazioni a loro, l'ultima volta li ho ascoltato Alleluia, vi lascio qui il link e anche in descrizione, così potete andare a vederlo se volete. Anche là c'è un bel discorso dal punto di vista della sceneggiatura e della scenografia. Quindi andiamo avanti. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Allora, bellissima sezione. Come abbiamo visto, questa cosa si svolge tra Scott e Christine, quindi sono loro due i cantanti solisti in questo caso, molto bello. Lei, tra l'altro, nella parte più urlata, ci ha aggiunto diciamo, ha aggiunto un colore alle note che ha fatto, una specie di acuto alla fine delle note, che rende il suo modo di cantare, dà un'emozione più forte, come di lamento, come di dolore, no? Quindi ci dà questa emozione che altrimenti non percepiremo. Molto brava. E altra cosa bellissima che ho visto, se avete notato, all'inizio di questo piccolo pezzo, quando la telecamera inquadra appunto loro due sul divano, vediamo da qua, lei guarda a un certo punto verso di noi, mentre canta, ok? E noi siamo in questo punto con la telecamera.
Mentre la telecamera si sposta, lei rimane a fissare invece lui, quindi abbiamo questa dicotomia per cui non sappiamo se sta guardando lui, se sta guardando noi, che siamo gli spettatori, e ci sembra che stia guardando lui, perché lei rimane fissa a guardare lui mentre la telecamera si sposta. In realtà poi si gira verso la telecamera e guarda noi, quindi questo secondo me l'hanno fatto non a caso, perché era una sorta di medesimazione nostra nei personaggi, perché in questo caso ci sentiamo più coinvolti, perché è come se lei stesse parlando a noi spettatori direttamente, oltre che a lui, che è l'altro cantante, no? Rivediamo questa piccola parte. Vedete che lei guarda verso di noi, in realtà sta guardando lui, quindi abbiamo questa confusione. Adesso però guarda verso di noi e ci fa pensare quindi che ci fa immedesimare con la scena, secondo me. Ben fatta questa cosa. Adesso torniamo avanti. Sentite questo pitch finale che dà un po' di lamento? Bellissimo. Se interrompo, ma in questa parte qua hanno aggiunto il beatbox molto bello. Hanno quindi cambiato molto la canzone rispetto all'originale. Hanno fatto una parte sincopata anche come ritmo, molto bella. Devo dire una cosa che noto adesso. In questa canzone, ma anche nelle altre, se non ricordo male, la voce principale che fa la melodia, che quindi canta le note e il testo della canzone originale, tutto sommato ricalca abbastanza bene l'originale. Cioè, i cambiamenti non sono tanti, né nella metrica né nella tonalità o nella melodia. Però loro sono molto bravi, per cui fanno tantissime variazioni invece sotto la melodia principale. Quindi magari la melodia ha una certa, diciamo, linea che loro seguono abbastanza fedelmente, magari anche in modo abbastanza piatto in alcuni punti, perché stanno seguendo l'originale, ma sotto c'è tutta una dinamica di voce più bassa e poi che cresce o che diminuisce, fatta dai cori. Quindi loro riescono a variare una canzone e a farla diventare loro. Addirittura in questo caso hanno fatto una prima parte in un certo modo, la seconda completamente diversa, aggiungendo beatbox e un altro tipo di ritmo, mantenendo la melodia originale. E possono farlo perché essendo un coro hanno diversi livelli di canto, no? Che utilizzano. Quindi lasciano, diciamo così, abbastanza invariato la canzone nella melodia principale, potendo sbizzarrirsi e variare come vogliono nel sottocanto, chiamiamolo così. Bellissima questa cosa. Lasciamo andare almeno fino alla fine. Bella questa nota finale vibrata tutti insieme, molto bello. Allora, della scenografia, bellissima. Diciamo subito una cosa. Il testo della canzone ovviamente ci racconta di due amanti, due persone che si chiedono se non sono troppo superficiali, se non sia meglio approfondire un po' le cose e non rimanere troppo in superficie, come se facessero una critica appunto ai tempi moderni, come dice nel testo. Ed effettivamente, se vedete, loro stanno cantando questa canzone
in una situazione di bianco e nero, che a noi richiama intanto l'antico, ma soprattutto rispetto all'immagine a colori vera e propria, richiama il puro, l'originale, l'immagine reale sotto all'apparenza fittizia dei colori, se vogliamo dire così. Quindi è come se loro, da questo pulpito più artistico, più vero, più vicino alla realtà del bianco e nero, dicessero al mondo a colori che sta fuori, che è un po' più falso, lo rimproverassero per questa cosa dell'essere troppo superficiale. Ovviamente non è un vero bianco e nero, perché vedete che l'oro invece rimane colorato. Vedete in alto a destra che c'è questo oggetto d'oro, rimane perfettamente colorato d'oro, non è bianco e nero, quindi è un bianco e nero relativo. Loro praticamente lasciano, vedete anche qua, se lo vediamo, vedete l'anello della mano che tiene l'archetto, l'anello d'oro, quello è d'oro, non è bianco e nero, tutto il resto è bianco e nero. Ovviamente questo si fa lasciando passare la vibrazione giusta di quel colore lì, dell'oro, perché ogni colore, come ogni suono, è vibrazione in realtà, no? Quindi con un filtro particolare si riescono a fare queste cose. Direi bellissimo, ottimo anche il fatto che tutta questa canzone si ruota intorno a questo divano dove loro due sono insieme, Kristen e Scott, e sono quelli che cantano le strofe, cioè il testo lo cantano loro. Infatti quando Mitch fa la sua parte con i suoi gorgheggi, eccetera, e diciamo, e quindi canta con la sua voce che emerge rispetto alle altre, non parla del testo, fa solo delle evoluzioni vocali. Quindi tutto il messaggio è incentrato su questi due che rappresentano i due amanti che si chiedono questa cosa della canzone. Quindi bellissimo il set, bellissimo questa ambientazione molto antica, ma non così antica da essere vecchia. Infatti abbiamo l'oro che è colorato, per esempio, e direi esibizione come al solito eccezionale, con questa capacità che hanno loro di modulare e di modificare e di variare tutto quello che è sotto la melodia principale, quindi eccezionali come sempre. Vi ringrazio di avermi consigliato questa canzone e ovviamente anche voi dite la vostra sia sulla canzone che su quello che ho detto io della sceneggiatura, anzi della scenografia, siete d'accordo oppure no, consigliatemi altre canzoni loro o anche di altri artisti. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, condividete se potete e se vi è piaciuta la mia reazione mettete like. Ovviamente io vi aspetto in un prossimo video. Ciao a tutti!